benvenuti a Golfo Aranci, perché domani vogliamo andare là sopra. Non vedo l'ora. Stamattina sveglia presto, sono le 7:30 per andare sul Monte Roia. Massimo è già sveglio da un bel pezzo e la giornata è questa. Dovete sapere che Massimo non è mai andato in montagna e non avrei mai pensato di vederlo camminare su un sentiero. Però diciamo anche una cosa, è una montagnetta con vista sul mare, quindi forse è il giusto compromesso tra montagna e mare. Io non so voi, ma questo è il luogo giusto per una siesta. Guardando un po' la geologia dell'area, il basamento di Capofigure di questa zona è costituito da gnei occhialini. Qui vedete, ricordano proprio degli occhi. Sono cristalli di feldspato, è un minerale. E si riconoscono anche quelli sberluccichinosi, questi qui, che sono invece cristalli di mica. Poi ci sono altre rocce che sono le migmatiti, che in questo momento non vedo. 3 passi più avanti abbiamo trovato le migmatiti, ve le faccio vedere. Sono tutte striate, sempre con mica, che sono questi minerali luccichinosi, quarzo, e sono striate, sono tutte rocce metamorfiche. Siamo quasi. Là sopra c'è Punta Semaforo, dove l'11 agosto 1880 Marconi ha fatto la prima trasmissione a microonde. Tre, due, uno. Ciac! Benvenuti a bordo di Fabiola! Ben ritrovati a bordo di Fabiola! Ancora. Allora, non sarà un video semplice questo per noi. Non siamo abituati a parlare in videocamera, A fare discorsi lunghi. a fare sensati anche. No, beh, allora, innanzitutto grazie mille a tutti quanti per la vicinanza, per i commenti, per i mi piace, per le iscrizioni. Per il supporto, insomma. Continuate così, e anzi, se non sei iscritto, iscriviti. E attiva la campanellina. Attiva la campanellina, metti il mi piace, commenta, insomma, lo sapete già, tanto è detto e ridetto da tutti i video su YouTube, quindi niente di nuovo. Però effettivamente ci stiamo accorgendo e ci siamo accorti che è una cosa che l'algoritmo apprezza e quindi Sosteneteci, per favore. grazie. Questo quarto video su YouTube vuole essere un po' diverso dai precedenti. Vogliamo mostrarvi come noi viviamo all'Ancora, come ci siamo organizzati. Questo perché? Perché vivere in barca d'estate è diverso che viverci in inverno, in autunno e in primavera. Perché d'estate, bene o male, il tempo è quello. Ha sempre quasi alte pressioni nel Mediterraneo, sì, c'è quella settimana in cui piove, il fenomeno temporalesco, però appena finiscono torna il sole, torna il caldo, l'acqua è bella calda, vuoi farti un bagno. Ah, che bella l'estate! Noi invece siamo partiti il 1 marzo, era ancora inverno, ora le giornate si stanno allungando, siamo in primavera e non vediamo l'ora che arrivi l'estate.
Però queste prime settimane, questo primo mese in barca è stato anche impegnativo. Questo perché? Perché abbiamo avuto freddo, abbiamo avuto tanta umidità, c'è stato molto vento, abbiamo avuto raffiche fino a 60 nodi all'ancora e quindi vogliamo mostrarvi un po' come noi viviamo all'ancora e come ci organizziamo. Ma prima ancora di mostrarvi questo, come decidiamo dove buttare ancora? Noi abbiamo individuato 4 passaggi. C'è chi ne ha di 5, chi ne ha meno. Ognuno fa un po' come vuole. L'importante è buttare ancora e stare al sicuro. Fabiola è la nostra casa e se lei è al sicuro, noi siamo al sicuro. Il nostro primo passaggio è andare a verificare le condizioni meteo. Noi utilizziamo l'app Windy, andiamo a verificare le previsioni nelle 24-48 ore, ma anche nei 4-5 giorni successivi. Questo perché? Perché anche nei 4 giorni successivi puoi avere un'idea di massima di come si evolverà il meteo, andando a osservare le isobare, quindi il movimento delle alte e delle basse pressioni. Andiamo a vedere poi la direzione e l'intensità del vento e anche la direzione e le onde del mare. Il secondo step è andare a consultare l'app Navili. È un'app fantastica per tablet e cellulare, mi pare, in cui puoi facilmente visualizzare gli ancoraggi disponibili con una community molto attiva, dove anche noi contribuiamo, dove quindi i diportisti possono aggiungere per esempio dei loro pensieri, fare proprio una recensione come se fosse un ristorante, per esempio se il fondale è buon tenitore, oppure se c'è un posto per lasciare il tender e scendere a terra a fare una passeggiata, o ancora il bel barettino sulla spiaggia che fa un ottimo mojito. Il terzo step poi consiste nell'andare a consultare la cartografia ufficiale, quindi da Chartplotter, oppure si può utilizzare Booting. Quello che andiamo a fare quindi è andare a verificare le dimensioni della cala, se è sufficientemente grande per ospitare Fabiola, il tipo di fondale, la profondità e andiamo a osservare anche il rilievo. Si può osservare facilmente per esempio da Google Maps. L'ultimo step poi consiste nell'andare a verificare su Google Maps i servizi a terra. Questo perché sì, Fabiola è la nostra casa, ma come in una casa di mattoni bisogna fare la spesa, fare il carburante alla macchina, nel nostro caso al tenderino o a Fabiola stessa, e quindi andiamo a verificare la presenza di servizi come una farmacia, un negozio di nautica, il supermercato, oppure ancora un distributore di carburante per fare gasolio o per fare benzina al tender. Quindi una volta individuati questi 4 step e decisi i 3-4 ancoraggi possibili, quello che facciamo è andare nell'ancoraggio. Questo che può succedere cos'è? Che noi arriviamo nell'ancoraggio che abbiamo scelto e non ci piace perché l'ancora non fa una buona presa oppure perché non ci pare abbastanza riparato dal vento. Quindi quello che è importante per noi è avere sempre un piano B e un piano C, perché ci si può dirigere sempre in un altro ancoraggio, soprattutto quando si è alle strette, magari perché sta arrivando già il brutto tempo, non siamo riusciti ad anticiparlo e vogliamo essere al sicuro. Dunque, questi sono i nostri 4 step per cercare di stare bene all'ancora, però adesso basta, vediamo un po' di cose belle. Vai retro!
sa che oggi ci vengono a trovare. Sono qui fuori. Siamo soli in questa ancoraggio, non c'è nessuno. A un certo punto vediamo una barca grigia che assomiglia molto a una barca della Guardia di Finanza avvicinarsi. Ok, questo è quanto. Controllo di routine, abbiamo tutto in regola, quindi a parte chiederci quanto abbiamo pagato la barca, a chi è intestata, i miei dati, eccetera eccetera, per adesso non hanno fatto. Controllano la documentazione. Certo che chiedere anche quanto spendiamo di rimessaggio, di porto, è stato bello perché quando ci ha chiesto del porto, insomma gli ho detto vabbè, io le posso dire gli ultimi 2 anni e poi da quest'anno 0, perché non paghiamo più niente teoricamente, cioè non abbiamo più un posto. Così aspettiamo che facciano i controlli. Mi sono coperta perché siamo ancora in primavera e fa abbastanza freddo, le giornate cambiano molto velocemente ed è proprio di freddo e umidità che vorrei parlarvi adesso, perché ne abbiamo sofferto soprattutto all'inizio di marzo. Questo perché? Perché c'è stato vento di scirocco e scirocco è un vento che porta umidità e pioggia, quindi le prime settimane abbiamo avuto fino a 11 gradi in barca la mattina con veramente tanta condensa all'interno della barca. Quindi abbiamo risolto aprendo tutti gli oblò, facendo respirare Fabiola e coprendoci. Ora finalmente le giornate si sono allungate e di giorno, se c'è il sole, si arriva fino a 20-25 gradi in barca, però la mattina è ancora abbastanza fredda, siamo sempre su 12-13 gradi. A chi non è venuto in mente il riscaldatore diesel in questo momento? Anche a noi è venuto in mente quest'inverno quando abbiamo fatto tutti i lavori a Fabiola, però avevamo davanti a noi delle scelte da fare e abbiamo preferito puntare sulla sicurezza, quindi abbiamo rifatto tutto il reparto ancoraggio, cambiato la catena, ora abbiamo 100 metri di catena in una tesa unica, abbiamo cambiato l'ancora, siamo passati da 25 kg delta a una Vulcan da 33. Abbiamo revisionato tutto il verricello, smontandolo, ingrassandolo, pulendolo, insomma il reparto ancoraggio l'abbiamo fatto a nuovo. Abbiamo disalberato Fabiola, quindi tolto l'albero, cambiato le sartie, revisionato il boma, il vang, tutti i cavi elettrici all'interno dell'albero. Insomma, è stato fatto un gran lavoro. Abbiamo anche cambiato i supporti del motore, non che fossero usurati a tal punto, ma avevano comunque 20 anni. Insomma, di lavori ne abbiamo fatti e tempo e soldi a disposizione non ne avevamo più. Quindi abbiamo preferito rimandare il riscaldatore diesel al prossimo inverno. Non nascondiamo però di essere comunque fortunati. Abbiamo un climatizzatore che fa anche da pompa di calore ed effettivamente in queste mattine l'abbiamo acceso qualche minuto per aumentare la temperatura di quei 2-3 gradi quando faceva veramente freddo, piuttosto che per asciugare un pochino di più la barca. In mare ci si dà sempre una mano. A noi è successo di trainare altri gommoncini e adesso non so cosa è successo a quel gommone. Massimo è andato a vedere perché ci ha urlato aiuto, probabilmente gli si è spento il motore. Siamo in primavera. Qui è ancora quasi tutto chiuso. Questa zona vive soprattutto di turismo, aprirà probabilmente tutto verso maggio. E vi dico questo perché? Perché siamo rimasti senza fare la lavanderia per un mese. Abbiamo accumulato talmente tante cose che ne eravamo sopraffatti. Siamo scesi a terra a San Teodoro, a Golfo Aranci, a Porto Rotondo, era tutto chiuso. Quindi quello che abbiamo fatto è spostarci ancora. Ci siamo spostati qui a Santo Stefano, a Calavilla Marina, perché da Google Maps abbiamo visto che c'è una lavanderia aperta e quindi siamo scesi a terra. Abbiamo controllato, la lavanderia era aperta e abbiamo portato la nostra montagna di vestiti. Adesso vi facciamo vedere com'è andata. Una delle difficoltà del vivere in barca è fare la lavanderia. È una cosa tanto semplice quando si vive sulla terraferma, anche solo non averla in casa, ma potersi muovere tranquillamente per andare in una lavanderia a gettoni. In barca invece è diverso, perché devi beccare il momento perfetto. Deve esserci sole, non troppo vento, non troppo mare e devi trovare una lavanderia aperta. Quindi questo elemento ancestrale dei 4 elementi è molto raro e quando succede bisogna approfittarne. Adesso ci siamo armati di borse della spesa, carichi di vestiti sporchi e proviamo ad andare a terra a vedere se è aperta. È molto lontana.
lavanderia trovata a Palau. Gigantesca. È enorme, peccato che ha anche tanti macchinari, peccato che la metà adesso non funzionino, però vabbè. C'è poco flusso di gente, quindi siamo fortunati. Sì. C'è anche da dire che è l'unica presente, ecco. Non ce ne sono altre, non ha concorrenza e i prezzi sono un po' altini. Giustamente. Però ci sta. Abbiamo fatto 3 lavatrici, per adesso siamo a 8 asciugatrici. 8, no? 6. Vabbè, 7 asciugatrici. sì, che durano 10 minuti, ma Non so scusare. no, e siamo arrivati quasi a 40 euro. Vi faccio sapere quanto spendiamo alla fine. Alla fine vi faccio sapere quanto ho speso. Il programma è questo, abbiamo speso 45 euro, 44,50 per la precisione, in lavatrice e asciugatrice. Le cose non sono ancora asciutte, quindi finiamo di stendere in barca perché non è possibile. Abbiamo diviso così: cose che non vanno in asciugatrice, cose umide, cose poco umide, e poi qui abbiamo una borsina vuota di cose asciutte. Che dici? Che palle. Non so se si può dire su YouTube. Si può dire, concedetemelo. Che palle. Ci siamo ufficialmente arresi. Alla fine è uscita la roba dall'asciugatrice, era ancora umida, abbiamo detto basta. Non abbiamo tutto sto spazio per stare tutta sta roba, quindi abbiamo fatto un'altra asciugatrice e restano poi le cose poco umide che stenderemo in barca e le cose che non vanno in asciugatrice. E vabbè, quelle le stenderemo e vi facciamo vedere come stendiamo in barca. Sempre che ci arriveremo, perché sono quasi 3 ore che siamo qua. Ma come si stendono i panni in barca ad asciugare? Vi faccio vedere subito. Si possono utilizzare le draglie, quindi chiamiamole recinzioni, passatemi il termine, laterali della barca, come abbiamo fatto già lì. Si possono utilizzare le cime già presenti in barca, per esempio si può utilizzare la scotta del Genoa, quindi queste cime si tirano un po', si fissano allo stopper e sono perfette per stenderci i panni. Oppure si può utilizzare la scotta del Boma qui sotto. O ancora si possono tirare delle cime, per esempio da questa parte si tira una cima al baby stay, che è questa stralletto qui, là dietro, insomma. L'importante è essere creativi e di spazio per stendere ce n'è sempre, poi il vento non manca mai. E se piove? Beh, noi abbiamo allestito uno stenditoio all'interno, è più piccolo, però se solo ci si bagna un po' durante la navigazione è comodo per stendere le cose. Il segreto importantissimo per stendere è mettere tantissime mollette, perché c'è sempre vento. Chi di voi è stato in barca sa benissimo che questi non sono gli unici problemi con i quali avere a che fare e combattere tutti i santi giorni, bensì ce ne sono altri, anche forse più importanti, ovvero i consumi, sia di acqua che di corrente. E ecco, noi siamo quasi senza acqua. E abbiamo sentito un fuoco, che c'era una cima da qualche parte. Abbiamo preso con l'elica la cima.